L'abete è il simbolo del Natale per eccellenza e se ne avete acquistato uno vero per i vostri addobbi natalizi, eccovi alcuni consigli per non ritrovarvi con un mucchietto di aghi secchi in mano al termine delle festività e la conseguente rottamazione del povero alberello. L'abete è una conifera sempreverde, in natura è una pianta rustica e resistente, con un apparato radicale molto esteso e ramificato, atto a sorreggere la pesante chioma puntuta. Si adatta molto bene a qualsiasi tipo di clima e di terreno, anche se predilige terreni a pH leggermente acido e temperature non troppo elevate. Quindi, perché quello che acquistiamo per Natale tende a morire così facilmente? A questo punto è doveroso fare una distinzione fra gli abeti acquistati nella grande distribuzione e gli abeti acquistati in vivai specializzati. A prima vista sembrerebbero non esserci sostanziali differenze, anzi quelli della grande distribuzione molto spesso si presentano molto meglio confezionati e con prezzi decisamente inferiori, quindi molto spesso la nostra scelta ricade appunto su questi. In entrambi i casi parliamo di piante provenienti da aree di coltivazione dedicata, anche se in passato era diffusa la credenza che questi piccoli alberelli provenissero da disboscazioni clandestine e che quindi era più rispettoso della natura acquistare gli alberi sintetici. Ma ad oggi sappiamo che questa notizia è del tutto infondata, poiché acquistare un abete di Natale o una qualsiasi altra pianta da frutto o d'arredo equivale sempre ad acquistare una pianta coltivata in appositi siti di produzione. La sola differenza risiede nel fatto che il vivaista riuscirà a coltivare un numero molto limitato di piante e lo farà coltivandole nel medesimo vaso in cui poi andrete ad acquistarlo. Mentre la grande distribuzione coltiva un gran numero di esemplari direttamente nel terreno e per far fronte a una massiccia richiesta in brevissimi tempi di vendita, molte volte procedono a un espianto non proprio gentile, molto spesso con mezzi meccanici che tendono a recidere gran parte dell'apparato radicale. Questi piccoli alberelli che vanno dai 2 ai 4 anni privati dell'apparato radicale difficilmente riuscirebbero a stare in piedi nel vaso di vendita, che quindi vanno a riempire con un terreno molto denso e pesante, molte volte composto in gran parte di argilla. All'interno di quel vaso le speranze di sopravvivenza del vostro alberello sono veramente ridotte al minimo. Quindi, se abbiamo acquistato un abete nella grande distribuzione, per prima cosa provvediamo a reinvasarlo, utilizzando un terriccio più soffice e leggero, nel quale le sue residue radici potranno riuscire a radicare più facilmente. Allo stesso tempo dovremo pressare molto la terra, poiché altrimenti non riuscirà a mantenersi in posizione retta. Ma è ancora presto per cantare vittoria, siamo ancora di fronte a un paziente molto compromesso che oltre ai danni direttamente derivanti dall'espianto ha subito anche tutti gli effetti collaterali del lungo viaggio a cui è stato sottoposto, quindi bruschi ed improvvisi cambiamenti climatici e continui sbalzi di temperatura. Ne consegue che posizionarlo ora al calduccio all'interno del nostro appartamento risulterebbe il colpo di grazia, senza considerare che andrebbe posto in posizione corretta, quindi lontano da fonti di calore e in un posto più luminoso possibile. Tutti elementi che raramente coincidono con le nostre esigenze di addobbi natalizi. Molte volte la posizione dell'albero viene scelta in base a criteri estetici oppure alla vicinanza di una presa alla quale attaccare le luci e poco importa se dietro abbiamo un bel termosifone. Pertanto, se non riuscite a rispettare queste direttive, puntate su un albero sintetico o quantomeno acquistatene uno in un vivaio specializzato, in modo tale da avere una pianta più sana e non compromessa di partenza, che riuscirà facilmente a sopportare un breve periodo in condizioni non ottimali. Ma torniamo al nostro alberello proveniente dalla grande distribuzione, che è quello più compromesso e problematico. Abbiamo ancora una piccola operazione da fare per aumentare le sue chance di sopravvivenza ed è la concimazione. Micorrize per favorire lo sviluppo radicale ed un buon concime universale, o meglio ancora se specifico per conifere, garantiranno il nutrimento necessario ed aumenteranno le sue chance di sopravvivenza. A questo punto non ci resta che aspettare e sperare, certi però di aver fatto tutto il possibile per scongiurare il peggio.
Bene, anche con l'abete di Natale è tutto. Come al solito rinnovo l'invito a lasciare un like se questo video vi è piaciuto, vi è stato utile, e ad iscrivervi al canale per altri contenuti interessanti sul mondo del giardinaggio. Grazie per aver guardato e buone feste!